Ciao a tutti, oggi una di quelle torte di sfoglia che piacciono tanto a me, con una crema di ricotta al limone e frutti di bosco, quindi un abbinamento perfetto. Facile, veloce, buonissima. Iniziamo. Frutti di bosco, 300 grammi congelati, ma puoi usare quelli freschi, è uguale. Aggiungo 3 cucchiai di zucchero, 1, 2 e 3. Un limone prima lo grattugio, poi mi servirà nella crema e poi lo spremo un po'. Quindi mi tolgo prima la buccetta. Questi sono biologici, vi raccomando. Hanno un profumo completamente diverso. Mettiamo da parte e spremiamo un po' di succo. Andiamo sul fuoco. Facciamo andare finché non si ridurrà, anche se mi piacciono che rimangono interi. E lasciamo andare piano piano. Intanto preparo la crema di ricotta. 400 g di ricotta fresca. Questa è di mucca. Il limone grattugiato. Già bellissima. E lo zucchero naturalmente, 3 cucchiai, poi vediamo eventualmente se aggiungerne ancora. Aroma al limone. Si può fare anche con la frusta elettrica, visto che è una ricotta molto fresca, quindi di quelle da banco, non quelle che trovi negli scaffali, sono molto più solide, quindi aggiungo un paio di cucchiai di panna o latte. La panna naturalmente è più saporita. Se vuoi puoi usare la confettura di frutti di bosco e ti eviti questo passaggio, ma così sono più buoni. E li lasciamo raffreddare. Pasta sfoglia. Questa che uso io, come vi dite sempre, che fate caso, in effetti è un po' più lunga del normale e quindi ve la rendo più piccola. La faccio diventare una sfoglia classica della misura standard. E otteniamo 2 sfoglie normali. Stampo 29 x 26 cm, ma va benissimo anche la placca in dotazione del forno perché tanto la forma la prenderà da sé. Una leggera bucherellata, giusto un po', perché tanto andrà sopra il peso. E metto la crema di ricotta. I frutti di bosco freddi mettiamo sopra. È già una meraviglia. Ora o la mettiamo intera qua sopra oppure facciamo come dico io. Mi vengono le idee così. L'intenzione era di metterla intera, però si può anche mettere tranquillamente, ma ho deciso di fare un disegno così a quadratini e li adagio sopra. Chiudiamo il bordo, naturalmente facciamo combaciare bordo con bordo di pasta sfoglia e proseguiamo così mettendole leggermente accavallate una sull'altra. Sovrapponiamo anche qui, si verrà più sfoglia
Spennelliamo semplicemente con acqua, una leggera spennellata. Il zucchero semolato, così farà quella bella crosticina più rustica, caramellata. Anche perché ricordiamoci che la pasta sfoglia non è dolce, quindi è neutra, va un po' addolcita. Pronta da infornare, che come avete sentito il forno è appena arrivato a temperatura a 200 gradi, ventilato o statico per 25-30 minuti. Vediamo quando sarà bella colorata, la togliamo. A dopo. Con gli scarti, che non sono scarti, ho realizzato delle sfogliette, semplicemente così tagliandole a quadrati, senza grandi pretese, perché tanto le mangiamo come snack. Acqua e zucchero sempre sopra se le vogliamo fare dolci, altrimenti non mettiamo niente se le vogliamo lasciare salate. Così verranno anche delle belle sfogliatine. Intanto la torta è pronta. Bella, guarda, cotta perfettamente anche sotto. L'importante è usare teglie non in alluminio, mi raccomando, se no sudano e poi diventa molliccia sotto. Zucchero a velo in quantità. E voilà. Mettiamo giusto come richiamo qualche frutto di bosco, quindi queste belle more che avevo messo da parte, e un po' di limone, quindi richiamiamo praticamente i gusti, l'interno. Ho tolto un po' il bordino per farvi vedere l'interno, vedi? Così si distinguono i colori. Ed ora andiamo alla prova assaggio. È abbastanza fredda. Questa naturalmente deve essere conservata in frigorifero perché c'è la ricotta, quindi è ancora più buona perché poi fresca in questo periodo che cominciano i primi caldi. Perfetta. E voilà. Immagina il sapore, io già lo sento. Limone si sente, e l'acidulo dei frutti di bosco e la delicatezza della ricotta. Troppo buona, facile, veloce e buonissima. Adoro i dolci sfoglia perché sono più delicati, meno dolci, meno stucchevoli. Fatela, è buonissima, veloce, facile, buonissima. Ho fatto lo spot. Alla prossima, ciao ciao. Dimenticavo, non vi ho fatto vedere gli avanzi, ecco, vedi, delle piccole sfogliette croccanti, buonissime, non si butta via niente. Di nuovo, ciao ciao.